Ciao a tutti ragazzi, allora oggi parleremo di console, dato che se ne parla insomma veramente poco, abbiamo detto perché le console ovviamente non escono in continuazione, se non insomma da poco è uscita la PS5 Slim, però non abbiamo fatto nemmeno nessun video perché la differenza sta soltanto nelle dimensioni della console, però il salto di qualità ovviamente già c'è stato anni fa, quindi stiamo parlando fra Xbox One e la Xbox Series X e fra PlayStation 4 e PlayStation 5, quindi escono ovviamente le console insomma aggiornate ogni 5-6 anni, 7 anni, quello che sia. Quindi diciamo parleremo sì di console però di videogiochi e in particolare oggi parleremo di giochi, almeno per quanto riguarda me, dei migliori giochi insomma per Xbox One e anche per Xbox Series X, perché sono comunque retrocompatibili la maggior parte di questi giochi. Quindi in questo video proprio vi dirò qualche titolo che è veramente bello, però ovviamente sempre per me, per quello che posso fare insomma io con la console, per quanto ci possa giocare io con la console. Quindi andremo a vedere proprio qualche titolo che secondo me vale veramente la pena andare ad acquistare, in più quando per giunta sono in offerta. Ricordo sempre che di guardare spesso nel marketplace della vostra console, quindi della Xbox, nello store, perché molte volte giochi che sono, infatti tutti questi li ho comprati effettivamente in offerta, giochi che costano anche a livello di 80 euro, io l'ho presi la maggior parte a 15, fra i 15 e i 19 euro, quindi spesso controllate, non dico ogni giorno, ma ogni settimana, ogni 10 giorni fatevi un giro nel vostro marketplace della vostra console, che sia PlayStation, Xbox, ora io per esempio ho sempre utilizzato Microsoft, quindi l'Xbox, e diciamo che spesso mette giochi in offerta, a prescindere dal Game Pass che ha. Quindi PlayStation non so se metterà con questa velocità, insomma, lo stessi giochi in sconto, in offerta, quindi comunque chi ha le due console può andare a vedere nei rispettivi marketplace cosa c'è, diciamo, in offerta, e sperando che rientra qualcuno di questi giochi. Per esempio partiamo, io qua ho un FIFA, scusate, ho un Formula 1 2019, ho acquistato proprio questo 2019 ai tempi, l'ho acquistato qualche 2 annetti fa, e già c'era insomma il 2021, però ho preferito proprio il 2019 perché nelle recensioni parlavano benissimo del 2019 a livello di giocabilità e di grafica rispetto al 2021. Ormai siamo arrivati alla versione 2023-24 di grafica veramente nettamente superiore, anche perché lo possiamo trovare su Xbox Series X. Oserei dire che il gioco veramente è fatto bene, è inutile stare qua a parlare di Formula 1 perché per gli amanti della Formula 1 è un gioco veramente che non può mancare. È fatto veramente bene, la giocabilità fluida, colori nitidi, tutta la parte relativa ai cambi, ai box, la preparazione, il pre-gara, il dopo-gara, veramente fatto veramente bene, sia dal fatto che ma già questo ci aveva abituato anche il gioco stesso anni addietro, il fatto stesso di mettere la gara reale, quindi facendo i reali giri delle piste, ovviamente quello per gente magari un pochettino più esperta, e più fare qualche giro, insomma 10-5 giri, si possono decidere quanti giri fare per finire la gara in maniera insomma più breve. Quindi veramente Formula 1 per gli amanti del gioco di macchine, soprattutto della Formula 1, lo consiglio perché è veramente fatto bene. Magari ormai questa versione è proprio obsoleta, vi ho spiegato perché ho comprato questa, la versione 2023 è veramente, veramente ancora nettamente più superiore di questa stessa versione che già è impeccabile. Andando avanti, qua mi troverò come altro gioco, cosa non può mancare per chi ama i survival horror, i classici Resident Evil. Allora, di Resident Evil io qua per esempio me ne trovo due perché li ho acquistati due sempre in offerta, però a livello in questo caso di dischetto, quindi col disco fisico. Però vi posso assicurare che come Resident Evil io nella console li ho tutti. Quindi in questo caso io ho acquistato in offerta il Biohazard che ai tempi costava sulle 80 euro, mi pare che l'ho preso sulle 22, una cosa del genere. Biohazard è veramente veramente fatto bene. Il Biohazard però diciamo rispetto ai vecchi Resident Evil è un gioco dove si gioca in prima persona, quindi per chi insomma vuole ricordare i vecchi Resident Evil che si vede il pupazzino, magari questo non è adatto, però vi posso dire che è veramente fatto bene, molto tetro, insomma già
le classiche schermate a cui ci ha abituato il Resident Evil sono sempre quelle, ed devo dire che è un gioco abbastanza pure difficile come gioco, ed è molto lungo come gioco. Ovviamente mancano, diciamo, se lo vogliamo paragonare ai vecchi Resident Evil delle vecchie PlayStation 2, PlayStation 1, mancano tutti quei, diciamo, trucchetti da capire, tutte queste cosette che faceva fare Resident Evil, insomma, tutti questi quiz strani che uno proprio si va a cervellare. Quindi in questo caso qua mancano, ce n'è proprio qualcuno, è di più, diciamo, un gioco di sopravvivenza, questo tipo di Resident Evil. Però ai tempi l'ho comprato perché appunto è, insomma, una delle prime novità che era uscito di Resident Evil, dato che erano diventati ormai quasi tutti sparatutto, e sinceramente sì, uno prende Resident Evil, però quando è sparatutto la trama, insomma, non è tanto avvincente. Li ho tutti, stiamo parlando di Resident Evil 5, 6, 7, X, insomma tutti i tipi di Resident Evil. Ovviamente sperando sempre che usciva qualche cosa che rispecchiasse le vecchie versioni di Resident Evil. E sono uscite, infatti quelle le ho acquistate tutte. Per esempio qua c'ho, per ricordare le vecchie versioni, l'Origin Collection, quindi qua praticamente abbiamo due versioni, quindi c'è la 0 e la versione 1 del Resident Evil, quindi qua praticamente andiamo a prendere le vecchie versioni, proprio Resident Evil sono rimasterizzate, queste di qua sono. Quindi se volete le versioni rimasterizzate dei vecchi Resident Evil, fa per voi per esempio l'Origin Collection, sono due dischi in uno, quindi proprio questa è un upgrade, insomma, di grafica dei vecchi giochi di Resident Evil. Quindi ovviamente qua ci saranno tutti quei meccanismi veramente farraginosi, quindi che ci ha abituato sempre Resident Evil, quindi tutti quei enigmi da andare a capire bene quali sono. Però ovviamente questo sicuramente l'ha fatto mezzo mondo, perché Resident Evil, che poteva essere lo 0 o i Code Veronica, insomma questi li abbiamo fatti benissimamente tutti nelle console che potevano essere le PlayStation, PSX, o potevano essere anche le GameCube, perché ricordiamoci che le GameCube di Nintendo avevano pure questi tipi di Resident Evil con tutti questi enigmi. Ovviamente non può mancare nemmeno il Resident Evil 2, quello nuovo, e il Resident Evil 3. In questo caso sono stati completamente riscritti da zero completamente questi giochi, e questi di qui praticamente con la nuova grafica, quindi con la grafica delle Next Generation, praticamente hanno rifatto i vecchi Resident Evil, però in grafica nuova, ma completamente nuovi, non rimasterizzati, quindi copiati e solo rilavorati in HD. Hanno proprio tutta una trama, e la trama è sempre quella di Raccoon City e del virus T, però diciamo che le ambientazioni sono tutte cambiate, veramente veramente fatto bene. Allora se siete amanti dei vecchi Resident Evil e vi siete stoppati perché o erano diventati sparatutto o erano diventati in prima persona, scusate, comprate immediatamente, perché sono anche a prezzo ormai economico Resident Evil 2, Resident Evil 3 e ora è uscito Resident Evil 4, che però l'unica pecca purtroppo è che è solo per Xbox Series X e per PlayStation 5. Sono veramente veramente spettacolari, perché le due trame comunque si intrecciano, sia del 2 che del 3, quindi le mappe si può dire che sono quasi simili, cioè anche nel 3, dato che è andato avanti di gioco, va a riprendere zone che nel Resident Evil 2 noi non siamo riusciti ad aprire, quindi zone o mappe o porte che noi non siamo riusciti ad aprire. Fa intrecciare il gioco, giocheremo con una donna, con un uomo, con una bambina, quindi giocheremo con più personaggi che si aiutano fra di loro, perché praticamente la bambina riuscirà ad infilarsi in stanze dove un adulto non riesce a infilarsi, quindi giocheremo con la bambina, magari invece zone più pericolose che deve fare soltanto un adulto, le fa un adulto e non le fa la bambina, quindi riescono ad intrecciare questi nuovi capitoli 2 e 3 in maniera veramente perfetta. Resident Evil 4 invece abbiamo detto che soltanto, diciamo, si ripropone il vecchio villaggio, ovviamente grafica spettacolare, rinnovata, gioco completamente rinnovato. L'unica pecca purtroppo è che ci possono giocare soltanto quelli che sono in possesso di Xbox Series X e PlayStation 5. Altro gioco bellissimo di guerra, ovviamente io ho tutti sempre in versione digitale, quindi non ho qua il disco in versione scaricabile, in download, quindi non ho qua il dischetto. Ho tutti i Call of Duty che ve li consiglio, sono veramente belli, quindi qualsiasi genere di Call of Duty prendete, è veramente fatto bene. Un gioco che io ho preso sempre in offerta, che secondo me veramente credo che batta anche il Call of Duty, e già sono amante di Call of Duty, sempre in prima persona, quindi che non si vede l'omino, invece in questo gioco si vedrà l'omino, è il Ghost Recon. Ghost Recon però è il Wildlands.
è veramente, secondo me, come gioco di guerra, il gioco per antonomasia della Xbox One o le console che sono venute dopo, quindi la serie X, perché sono retrocompatibili. Allora, questo è un gioco che dire lungo è veramente un eufemismo, è lunghissimo questo gioco, non finisce più. Un gioco parente open, è completamente aperto, quindi si può andare ovunque, si può interagire con qualsiasi mezzo, con qualsiasi carro armato, con qualsiasi elicottero, con qualsiasi aereo, qualsiasi macchina. Allora, tutto quello che trovate voi vi ci potete inserire all'interno e guidarlo e fatelo quello che volete e farne quello che volete. È un gioco che di grafica è veramente bello e oserei dire che la cosa più strana è che stavo per acquistare, per fortuna, intanto di tutti questi giochi che vi sto dando ci sono comunque le demo, quindi potete anche andare a scaricare qualche demo proprio per provare prima di andare a giocare e vedete appunto se magari mi posso sbagliare perché proprio piacciono a me, oppure magari trovate il gioco fatto bene e magari lo potete poi acquistare a un prezzo più scontato, però potete scaricare benissimo le demo di ogni gioco perché ci sono. Vi stavo dicendo di Ghost Recon, il Wildlands però, la cosa più strana è che è uscito il Ghost Recon, quello nuovo, però ho provato a scaricare per fortuna, sempre perché Microsoft dà questa possibilità, a scaricare la demo del gioco ed effettivamente non c'entra nulla con questo di qua, quindi lì avrei fatto un errore perché completamente per me è ingiocabile quel gioco, quindi non c'entra nulla, anche se l'hanno migliorato molto di grafica, non c'entra nulla con questo tipo di Ghost Recon, quindi questo di qua è veramente un gioco di guerra fatto bene, se non per me il migliore. Vi consiglio a tutti di acquistare Ghost Recon Wildlands però. Dopodiché, altro titolo che è veramente bello, ovviamente il gioco per antonomasia per me invece della Microsoft, ne abbiamo parlato proprio in un video che abbiamo fatto a breve, è il classico GTA, quindi Grand Theft Auto 5. Non sto qui a parlare, già quando vi dico che è il gioco per antonomasia, quindi è un gioco fatto bene dall'inizio, proprio dalla musichetta iniziale sino alla fine, alla musichetta finale di quando finiamo il gioco lunghissimo, bellissimo in tutti i suoi punti, un gioco sempre open, quindi aperto, possiamo andare, possiamo interagire con tutto quello che vogliamo, quasi tutto, perché nei negozi si può interagire soltanto con qualche negozio, per esempio di vestiario o magari qualche negozio che fa parte proprio della trama. Molti negozi invece li troveremo chiusi e non possiamo là entrare, a differenza di quello di guerra che possiamo fare quello che vogliamo. Il GTA 5 però per me rimane sempre un gioco veramente spettacolare, quindi non sto qui ad annoiarvi. GTA 5 si deve avere per forza, per chi è amante del genere insomma si deve avere perché è un gioco veramente fatto bene. E poi come ultimo gioco insomma e chiudo perché veramente ne ho tanti, però questi sono proprio quelli che vi ho detto che sono veramente secondo me i migliori giochi e vorrei sapere anche da voi invece quali sono per voi i migliori giochi, in modo che uno magari può testarli anche se sperando che ci siano delle demo e vedere proprio di insomma implementare proprio la raccolta diciamo dei titoli Xbox. Quindi l'ultimo gioco e qua chiudo, sono bellissimi, veramente belli soprattutto perché si può collegare non come gioco perché non c'entra nulla. Il fatto che Tetro sì, si può collegare a Resident Evil perché è molto tetro come grafica, come posti, è molto claustrofobico, così se vogliamo pure dire, e ovviamente è paragonabile a Resident Evil per tutti quei meccanismi, quegli enigmi che ci sono da andare a capire nel gioco. Questo gioco si svolge la maggior parte da sinistra verso destra, quindi come se fosse, passatemi il termine, un Super Mario, anche se raramente il pupazzino può fare anche su e giù, ma è molto raro. Quindi prettamente questo gioco è un gioco di capire l'enigma dall'inizio sino alla fine, è tutto enigmi questo gioco, capire come superare la stanza di stanza a stanza, quindi siamo nella prima stanza, dobbiamo andare nella seconda stanza, quindi là ci sarà un enigma per saltare nella seconda stanza, dalla seconda ci sarà un enigma per saltare alla terza stanza e così via. Quindi in più abbiamo detto scene claustrofobiche e tetro, quindi adatto sempre a un pubblico a cui piace insomma questo genere, il genere dark, survival horror, quello che sia. Però ovviamente per mappe non si può mai paragonare a Resident Evil, perché Resident Evil è un gioco open, si può andare anche ovunque. Questo di qui invece è proprio da stanza a stanza, ma è proprio bella questa caratteristica. È un gioco che io ho provato sempre in test, l'ho acquistato subito, non ho potuto farne a meno,
Ho poi anche sperato che uscisse la versione 2, è uscita e l'ho comprata, e ora fortunatamente dopo anni e anni e anni, come Super Giù, non la stessa ovviamente quantità di anni che si sono presi quelli di Rockstar Game per GTA 6, che ricordiamo che uscirà nel 2025, ha annunciato anche la Bandai, perché questo gioco è della Bandai, e ha annunciato anche l'uscita di questo volume 3 finalmente, quindi l'aspetteremo anche nel 2025. Il gioco di cui vi sto parlando sicuramente tutti avete capito è Little Nightmares. Little Nightmares è veramente un gioco fantastico, ragazzi. Se vi piacciono veramente tutti questi enigmi, è un gioco che fa per voi. Fregatevene se il gioco praticamente non è magari come Resident Evil, che abbiamo a che fare con zombie o chissà quale entità malvagia. Qua c'è pure, molti nemici ci sono pure. Il pupazzino è fatto bello perché è proprio un pupazzino piccolo in miniatura che mi ricorda poi il classico bambino di It praticamente, quindi quello proprio con la giacchettina Milky Way, quello che sia, la giacchettina quella gialla con il cappuccio, perché tutto il pupazzino nel primo soprattutto avrà questo vestiario, nel secondo invece sarà aiutato da un altro compagnetto che poi ha la sua stessa figura, insomma la trama non ve la spiego, e il 3 invece sarà sempre aiutato da un compagnetto, però c'è soltanto il trailer, quello lo potete andare a vedere perché ancora, diciamo, dato che non è uscito, hanno fatto vedere un pezzettino solo di trailer. Ragazzi, questo ve lo consiglio perché non ve ne pentirete, soprattutto perché c'è la demo di questo gioco, quindi potete provare qualche quadro nella demo e vedete che fare capire questi enigmi è veramente, può sembrare semplice, invece è veramente, veramente da stanza a stanza va diventando sempre più complicato, addirittura cercando di captare qualche aiuto su Google. Quindi veramente qua mettete in atto tutte le vostre, insomma, la vostra bravura mentale nel risolvere tutti questi enigmi. Allora, questi sono insomma alcuni titoli che ho detto molti per esempio me li dimentico, ecco per esempio ne ho dimenticato uno, il bellissimo Construction Destruction, che è quello, il 3, il volume 3, che è quello praticamente di movimento terra. A me piace molto il movimento terra, io ci giocavo sempre nel PC, però sempre una grafica veramente, passatemi il termine, molto scadente, perché nessuno ha mai voluto fare un gioco dedicato veramente bene, in più farlo su una console. E invece sì, l'hanno finalmente fatto, ovviamente già c'è da anni, addirittura c'è la versione quella nuova, il Construction Destruction, quindi gioco di movimento terra, quindi di costruzione, di abitazioni, di riparazione tubi, insomma avremo delle missioni e possiamo utilizzare veramente, sono reali, tutti diciamo gli strumenti, insomma i macchinari, ecco, di movimento terra sono veramente presi reali, quindi questo a chi piace il movimento terra o la costruzione edile è veramente un gioco che non, insomma, una persona non può fare a meno, quindi è veramente fatto bene. Però capace che continuerò il video di qui a 50 minuti, quindi annoiandovi, perché veramente i titoli sono talmente tanti, perché non li ho sotto mano, perché sono inseriti nella console, perché scaricati proprio in download, acquistati in download, quindi chissà magari quanti altri titoli ci saranno. Quindi concludo il video dicendovi di anche commentare nei messaggi se volete i vostri titoli, per voi invece quali sono i titoli, insomma quelli più belli, che così insomma ogni persona può andare a scaricare nel proprio marketplace, provarli, testarli e poi fare l'acquisto, un eventuale acquisto. Ciao a tutti e buon gioco a tutti!